Amici di Moto.it, ciao a tutti dalla pista di Crotta d'Adda. Oggi proviamo due moto da cross molto speciali perché sono le uniche moto da cross replica delle moto che corrono nei campionati americani e replica fatte direttamente dalla casa costruttrice, la KTM 450 Factory replica 2017 e dietro la 2,5, sempre quattro tempi. Questa, pensate un po', è la moto replica di quella di Ryan Dungey che ha vinto gli ultimi Supercross americani ed è attualmente in testa anche nel 2017. Abbiamo delle grafiche dedicate, vediamo ad esempio qua tutti gli sponsor di Dungey ed è interessante notare come il numero 1 si può togliere, quindi poi potrete personalizzare la moto come vorrete con i vostri numeri di gara. Altra caratteristica fondamentale è il telaio arancione e non nero, protezioni anche del telaio sempre arancioni, vediamo poi gli adesivi che sono posti anche sul forcellone, abbiamo cerchi dedicati, lo scarico della Akrapovic, confermata la forcella VP Air da 48 mm ad aria con le protezioni, vediamo gli adesivi VP e anche qui ci sono gli sponsor tecnici di Dungey. La Factory 4,5 dispone del motore a iniezione elettronica monoalbero, potentissimo, sappiamo che nel Supercross sta ottenendo da 3 anni risultati veramente clamorosi. In questo caso però il cambio ha 5 rapporti e non a 4 come sulla versione standard. Vi dico un'altra cosa, questa moto è in vendita a 10.750 euro in soltanto 42 esemplari per l'Italia, ma proseguiamo con la vista del ponte di comando perché troviamo confermato il launch control per gestire questa notevole potenza nelle partenze al cancelletto e anche le mappe, sella dedicata con queste striature che servono a contenere il pilota nelle forti accelerazioni, in questo modo non si scivola indietro. Vi mostro l'ultimo dettaglio, ecco la corona arancione e dopo la corona andiamo a vedere la 2,5. A 10.110 euro troviamo poi la versione 250 Factory replica, è la replica della moto di Martin che corre anche lui nel Supercross americano e lo vediamo perché questa moto ha le fantastiche grafiche del team Troy Lee. Ve lo mostro, qui vedete lo sponsor principale GoPro, ma guardate che belle. Queste sono le grafiche proprio studiate dal famosissimo designer californiano. Il numero 26 si può togliere perché è l'unica parte adesiva su questa tabella, quindi potete personalizzarla. Poi proseguendo nella vista troviamo telaio arancione con il copritelaio sempre di questo colore e lo scarico non è Akrapovic come nel caso della 4,5 ma è un FMF. Gli adesivi sul parafango dedicati, coprisella Troy Lee Design anche lui, corona arancione. E il motore, in questo caso è confermato il motore forse più potente della categoria 250, è il bialbero KTM. Cambio a 6 rapporti e anche sulla 2,5 troviamo il launch control e poi le mappe fondamentali che si comandano con questo tasto ed è tutto di serie sia sulle versioni standard che su queste curatissime Factory 2017. Proseguiamo la vista con la forcella VP Air da 48 mm e guardate un po' cosa ci porta Steven Carrara di KTM Italia. Questa è la pompetta che viene data in dotazione, serve a regolare la forcella. Come la regolate? È semplicissimo, dovete seguire le indicazioni date dalla KTM e poi ovviamente potete personalizzare il setting con le indicazioni del manuale di istruzione. Però Steven non finisce qua, abbiamo altri accessori che vengono dati con la moto. Questo è il comando del gas che serve per avere un comando più immediato, si cambia proprio il rapporto della manopola dell'acceleratore. E poi sempre in dotazione per i lavaggi più accurati ci sono i tappini per chiudere i tubicini del corpo farfallato e del serbatoio. Su entrambe le moto troviamo poi il copridisco di serie. Pro Riders Only. Adesso vado a cambiarmi ed entriamo in pista a Crotta d'Adda con le nuove KTM. Non ci credo nemmeno se lo vedo che andrà un pilota. 450 SXF Aimone Dal Pozzo e dopodiché 250 SXF Thomas Martelli e partiamo a provare le motociclette. Oh che bello, adesso sono tutte mie, 250 prima e poi il 4,5 perché è bello più potente. Oh, le moto? Dove sono le moto? Come non ci sono? Cosa sono qua a fare? Sono qua a pettinare le bambole? Aimone? Crippa non ti ho voluto, mi spiace. Abbiamo provato. Ma brutto fetente, è anche sporca la moto. E lui chi è? Un mio amico. È un amico, un cordo, la moto devo provarla io, chi sei te? Io Thomas Martelli. Thomas Martelli, grazie Va bene, allora a questo punto spiegatela voi la moto, io vado a casa. Aimone, partiamo subito a bomba, queste sono moto speciali, sono le replica delle moto che corrono in America, 250.
Crotta, pista quindi leggermente sabbiosa, stamattina era bella umida, il motore nella sua mappatura 2, quindi quella un pochino più aggressiva, si è subito dimostrato molto pronto ed aggressivo. Puoi tirare la marcia all'impossibile, mi dicono da fuori dalla regia anche un po' troppo, oppure puoi giocare con le marce lunghe e assolutamente la moto spinge da sotto a sopra in maniera molto progressiva e lineare. Infatti il limitatore ha 14.000 giri, quindi un motore che gira altissimo. Poi sentivo nei rettilini che quando cambiavi marcia non c'era il calo di giri, teneva subito il rapporto superiore. Sì, è proprio il bello di questa moto, perché puoi usarla in maniera molto aggressiva o anche lineare, e in tutte e due le versioni riesce a essere davvero efficace. Differenza tra le mappe? La 1, quindi diciamo la standard, rimane un pochino più morbida, quindi un pochino più sorniona la moto a salire di giri e magari su un fondo viscido anche un pochino più efficace. La 2 è una mappa direi abbastanza spinta, che ti permette veramente di insistere sulla marcia e di tirare fuori il massimo da questo motore. Senti, adesso Aimone, le moto da cross moderne hanno dei manubri più bassi rispetto al passato. Tu che sei uno spilungone alto quasi 1,90 m, non so neanche più quanto sei alto, come ti sei trovato sulla 2,5? Io apprezzo molto quello che è l'impostazione standard del KTM. È vero che non c'è molto spazio, diciamo, fra l'altezza sella, pedane e soprattutto manubrio, però gli inserimenti sono molto più efficaci e la moto tende a cadere in curva nell'appoggio in maniera più precisa. Chiaramente con un manubrio più alto, dove hai le buche più profonde o hai dei punti dove stai molto in piedi indietro, può essere un vantaggio, però è chiaro che oggi la velocità la fai in curva, la fai sulla rampa dei salti, e quindi su un giro veloce credo che sicuramente questa è la soluzione migliore. Forcella Air 48 mm di diametro ad aria, Air lo dice già il nome. Come ti sei trovato e come hai sentito le regolazioni che ha fatto Steven, il nostro responsabile officina KTM Italia? Sì, direi che oggi abbiamo anche un'assistenza factory, quindi stamattina siamo partiti, abbiamo fatto 5 giri dove abbiamo scaldato un po' l'area delle forcelle, poi abbiamo fatto di nuovo un check, quindi direi cose veramente da giornata da pilota ufficiale. Quindi abbiamo provato prima con impostazione standard, con già una forcella sostenuta, poi siamo passati a quella che loro chiamano sport, quindi sul libretto c'è proprio già un setting predisposto che si chiama sport, che uno può andare ad aumentare un attimino quello che è il carico della sospensione. Detto questo, io l'ho trovata più efficace nella versione più sostenuta, vuoi anche il mio peso, vuoi la mia statura, e consiglio quella come approccio più facile da utilizzare in questo tipo di pista. Thomas, Ryan Dungey, vieni qua da noi. Adesso sentiamo anche il parere del pilota esperto, perché Aimone è un pilota, ha vinto anche dei campionati importanti, l'italiano di enduro un po' di anni fa, però adesso abbiamo una pilota in piena attività che viene qua a rubare le moto ai vecchi. Grazie Thomas. Ci parli, tu che corri, esatto, mi hai rubato le caramelle oggi? Sì, molto buone. Molto buone, non verrai mai più con Moto.i, sappilo. Quindi hai provato la 250, anche tu in pista, per un pilota del tuo livello, che ricordiamo ha vinto il regionale, nell'italiano vai molto forte. Come ti sei trovato e che regolazioni faresti per andare a ottenere il meglio da questa moto? Questa moto va molto veloce, mi trovo benissimo ciclisticamente, nelle curve riesco a curvare bene. La moto è perfetta, poi con il setting sport la moto va benissimo, quindi anche a atterraggio dei salti è molto morbida, non dura e si riesce a girare benissimo. Ma un motore così per te va modificato per ottenere i risultati nei regionali, nelle gare che fai, o è già a livello dei top nella 250? No, questo motore va già fortissimo e secondo me è molto più veloce di altre moto, come l'Honda, Suzuki e le altre. Vorrei aggiungere una cosa, che su queste moto qua abbiamo poi questo scarico FMF che mette proprio il ciliegino sulla torta, perché è quel sound un po' ancora più racing, ancora più factory, che ti fa godere anche solo quando acceleri. Lo dicono loro, io non lo so, ho fatto un tubo oggi. Adesso però passiamo al 4,5 che ci racconterà Aimone, ma la cosa più bella è che proprio oggi non è una cosa costruita e inventata. Thomas Martelli, scusate, ha guidato per la prima volta nella sua vita, perché ha 17 anni, anche se è alto come Aimone quasi, il 4,5. Andiamo, forza! Partiamo anche in questo caso dal motore, perché il motore è il monoalbero, è una caratteristica che credo abbiano soltanto Honda e KTM nella 4,5. Però monoalbero vuol dire tanta linearità sotto, ma la potenza credo che non venga meno con un motore di questo tipo. La potenza qua è tutt'altro che il punto più difficile della moto, anzi direi che qui ce n'è assolutamente da vendere. Come si può vedere è stato utilizzato anche un coprisella con queste sorte di ganci per potersi agganciare alla moto per non rimanere in curva quando acceleri.
Io personalmente ho adottato la mappatura 1, quindi la mappatura un pochino più soft, loro la chiamano standard ma è quella un pochino più lineare, e ci ho aggiunto anche il traction control, perché queste moto comunque hanno di serie anche il traction control. Bravo, lo senti tanto? Come lavora quando esci dalle curve? A me piace molto perché comunque ti permette di essere un po' meno preciso su quello che è la manopola del gas, puoi concentrarti un pochino più sulle traiettorie, su quello che è la tua guida piuttosto che sull'erogazione, su quello che è la tua progressione di accelerazione. Un'altra grossa differenza di questa moto rispetto a quello che è il modello di serie è che qui abbiamo una marcia in più. Rispetto al 4 marce di quella diciamo di serie abbiamo 5 marce qua, perché questa è quella poi studiata per il mercato americano, quindi hai dei rapporti leggermente più avvicinati e ti puoi giocare in certe situazioni anche una marcia in più, quindi magari la curva che con quell'altra la faresti in seconda, qui ci puoi buttare la terza, devi giocare forse un pochino di più con quello che è la distanza tra le marce, quindi ogni tanto devi buttare una marcia e toglierla, con quell'altra riesci a essere un pochino sempre più lineare, un po' più tipo monomarcia, però sicuramente in una pista un pochino più stretta dove hai bisogno di spunto, dove hai bisogno, in questa situazione ci sono delle curve con fuori subito delle rampe, può darti una mano, sì. Altro tema molto discusso anche sui forum, su Moto.it tantissimo, la forcella d'aria. Col tuo passo, quindi parliamo di un esperto, come ti sei trovato e anche in questo caso le regolazioni che hai fatto, ce le racconti? Sì, anche in questo caso abbiamo lavorato stamattina con l'impostazione standard data dalla casa e poi siamo andati sull'impostazione sport. Significa poi poco perché se non ricordo male c'è una differenza di 0,2 bar fra le due, ma effettivamente il bello di questa forcella è che tu ti puoi mettere in pista e con un semplice strumento puoi andare a trasformare parecchio quello che è la dinamica della moto, cosa che invece su una forcella tradizionale dovresti prendere, smontare, aprire, cose che oggigiorno non si può fare con semplicità. Quello che a me piace della forcella d'aria, già subito quando l'avevo provata sulla primissima KTM con la forcella d'aria, è che tendenzialmente è meno dura e meno forte sulle braccia, quindi le braccia soffrono un po' meno, hai meno quell'effetto diciamo di indurimento delle braccia, e soprattutto per chi si vuole divertire secondo me questo alla lunga è una bella differenza, è un bel vantaggio. Poi ricordiamo che sulle KTM da cross già da diversi anni abbiamo il leveraggio progressivo della sospensione posteriore, in questo caso con questa potenza elevatissima come lavora nella sabbia di Crotta d'Ad? Qui oggi abbiamo avuto la fortuna, almeno per quanto mi riguarda, di avere una pista abbastanza piatta e quindi non abbiamo caricato molto quello che è. Perché pensavano girassi io e quindi me l'hanno spianata proprio. Ma ho visto delle zone anche asfaltate, devo dire. Quando dovevi dirlo però, è vero. Però quando ti metti bene in piedi sulle pedane, carichi bene il posteriore, comunque hai una buona trazione e sicuramente riesci a lavorare bene con la moto molto in linea, e quindi più di mono che di forcella, quindi si schiaccia bene, ha una buona tenuta e riesci ad andare a fare anche delle curve in piedi ad ampio raggio senza che la ruota dietro, comunque la sospensione dietro tendi a un po' a fare da barca, insomma diventa bella piantata. Thomas Martelli, 4,5, prima volta della tua vita, un po' in crisi t'ha messo o niente? Sembra che hai guidato un ottantino. No, perché sai, la mia stazza comunque andrebbe benissimo il 4,5. È molto potente, anche io ho provato la mappa solamente la prima e quindi più soft. È sempre bello e mi sono divertito tantissimo. È stato dentro 20 minuti, è uscito fresco come una rosa. E a livello di sospensioni come ti sei trovato? Anche con questa benissimo, anche questa qua è uguale all'altra perché abbiamo provato sia la sport, anche questa non sentivo neanche una buca anche se non c'erano, e le curve mi venivano benissimo. Ma facci capire una cosa, col tuo passo da gara che è un passo importante, interverresti, faresti qualche modifica o già il setting che ti hanno fatto oggi i ragazzi della KTM è adatto al tuo passo? Con la pista che avevamo oggi era adatto, però se magari fosse stata un po' più bucata gli avrei aumentato un po' la pressione davanti, tanto per indurirla per le buche, ma solamente questo. Grazie ragazzi, adesso se è avanzata un po' di benzina prova a entrare in pista, vediamo se Crippa mi lascia entrare a provare le KTM Factory Replica. Andrea, lavala e carica che dobbiamo andare che è già tardi.